questa immagine trovata in un documento desecretato dalla CIA è vera? Dice la verità il documento? È falso? Vediamolo in questo secondo appuntamento della serie Ex Secret. Ben ritrovati in questo secondo appuntamento della serie Ex Secret, dove vi mostro documenti desecretati da parte della CIA, dell'FBI, dello strumento del FOIA. Il primo appuntamento lo trovate sul canale, vi ho messo la playlist, ma poi comunque vi lascerò in descrizione il link sia della serie completa, se volete recuperare i vecchi episodi, ma anche la documentazione. Allora, partiamo dal dire che c'è tutta una questione intorno a questo personaggio. Adesso vi rimostro la foto. Questa qua è una foto che fa parte, come ho detto prima, di un documento ed è secretato, però intorno aleggia tutto un alone di mistero. Ovvero la Russia dice di avere i resti del corpo di Hitler, poi in realtà è stato analizzato il teschio ed appartiene ad una donna di un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Poi qualcuno dice che è stato cremato, qualcuno dice che si è suicidato, qualcuno dice che è stato ucciso da un suo generale ebreo. E quindi quando le cose non sono molto chiare vuol dire che o hanno qualcosa da nascondere oppure non ci stanno dicendo tutta quanta la verità. Allora, quest'oggi partiremo da quello che è pubblico, però nella seconda parte poi vi farò capire che molti mi chiedono come faccio a sapere le cose, chiariremo quasi palesemente il compito e quello che facevo tempo fa, prima ancora di fare divulgazione. Ma ciancio alle bande, o meglio ancora banda alle ciance, partiamo con con l'argomento principale di cui vi voglio parlare quest'oggi, ovvero Hitler è veramente morto in Germania o è fuggito in Sud America? Partiamo da queste documentazioni che vi mostro. Adesso mi tolgo. Ecco, questo lo possiamo trovare, è un articolo dell'ANSA, e poi ve ne faccio vedere anche un altro, ma comunque vi lascio i link in descrizione, così potete vederlo voi, che non ho manipolato nessun tipo di immagine, è tutto chiaro, limpido, alla luce del sole. E poi vi spiego un po' di cose. Prima vi mostro i fatti, poi dopo ci ragioniamo sopra, perché bisogna ragionarci un pochino, non è proprio così diretta, è diretta ma indiretta, adesso capiremo il perché. Quindi questo è un articolo uscito il 30 ottobre del 2017 sull'ANSA, perché la CIA ha desecretato questo documento di cui vi parlerò. Poi questo è un altro articolo preso da Agi, che riporta la stessa notizia, e ve lo faccio in sintesi. Praticamente adesso rivado a schermo intero. In poche parole, un agente di nome C-Melody 3, un agente segreto, con questo il suo nome in codice, si relazionò con una persona di nome Citizen, e questa persona nel 1955 gli disse che lui intanto era un ex ufficiale tedesco che stava a stretto contatto anche con Hitler, e gli disse che lui fuggì nel 1954, lui si trovava in Colombia. Questo agente voleva delle prove a carico di questa teoria, e il giorno dopo o i giorni successivi gli portò una fotografia. Adesso ritorniamo all'articolo, e adesso poi vi mostro anche il vero e proprio documento desecretato da parte della CIA.
Io vi lascio questo link qua, che è della CIA, dove il FOIA ha desecretato il documento, e poi qua ci cliccate e trovate il documento vero e proprio. Allora, c'è da fare un piccolo ragionamento che adesso io vi farò capire. Anzi, prima partiamo, vabbè, questo è tutto il documento, se volete gli potete dare un'occhiata, e voglio farvi ragionare su un piccolo dettaglio, ovvero questo qua, che vi mostro. Un secondo, perché come sapete, io non sono pratico di montaggio video, quindi registro tutto in diretta, tutto quello che viene è in diretta, anche se sto registrando. Allora, qua vi faccio vedere a sinistra il documento ufficiale che possiamo trovare qua, quindi è questo qui. Ve lo faccio vedere, che è questo qua, e l'altro a destra troviamo precisamente questo qua, pubblicato dall'AGI in data 31 ottobre 2017, questo documento qua, e vediamo una cosa abbastanza particolare. Partendo dal fatto che, così capite che c'è una menzogna dietro. Allora, ve lo dico adesso, così togliamo ogni dubbio. Io dal 2006 al 2014 ho fatto parte di un gruppo di persone dove andavamo a contrastare, sono stato reclutato, fortunatamente o sfortunatamente, sono stato reclutato da un gruppo di persone fondato nel 1500 da Leonardo da Vinci, dove il compito era quello di rivelare e di andare a distruggere tutte le varie istituzioni che tenevano nascoste informazioni. Quindi il compito era innanzitutto quello di far capire alle persone tramite documentazioni eccetera rese pubbliche non direttamente da noi ma da fonti stampa o autori o eccetera, per demolire all'inizio, quando era nata la massoneria, ma poi in seguito tutte le varie istituzioni che ci stanno mentendo, quali governi, eccetera. E qua vi do una prova semidiretta di questa cosa che vi sto dicendo, ovvero che se fate caso a questa immagine, ricordatevi sempre che il documento, qua lo vedete nel link che vi do, lo potete vedere voi stessi, il documento è stato registrato il 3 ottobre 1955, ma poi fu desecretato il 15 luglio 2020, e se andiamo a vedere, che vabbè ve lo faccio vedere anche nell'immagine, però lo vedete nel documento stesso, qui c'è scritto in alto approvato per la rilascita il 14 luglio 2020. Questi articoli sono usciti nel 2017 e adesso vediamo la prova quasi inconfutabile che questo documento pubblicato, questo qua a destra è quello che è stato pubblicato per mezzi stampa e quello a sinistra quello desecretato nel 2020, vediamo che il documento del 2017 è molto più completo rispetto al documento desecretato del 2020. Già vediamo la dicitura secret, lo vedete qua in alto il riquadro con scritto secret, che quello pubblicato dalla CIA è sbarrato, invece quello del 2017 non è sbarrato. Inoltre vediamo che qua dove c'è la scritta del nome in codice di C-Melody 3, nel documento desecretato dove c'è scritto C viene cerchiato e coperto con una lettera A cerchiata, e invece nel documento pubblicato per mezzo stampa nel 2017, quindi quando non era ancora stato desecretato, c'è tutta la scritta C-Melody. Inoltre
troviamo qua in alto a destra, troviamo che c'è una dicitura coperta, e invece nella dicitura, diciamo, nel documento rilasciato per mezzo stampa del 2017, qua troviamo diverse scritte. E poi in alto nella dicitura from già vedete che è meno completo rispetto a quello poi ufficialmente cioè uscito nel 2017. E quindi vuol dire che cosa vuol dire? Se avete un cervello e lo sapete usare, quello che è stato pubblicato nel 2017, come poi vediamo anche che il documento della CIA effettivamente è stato approvato per il rilascio nel 2020. Quindi il documento dato ai mezzi stampa nel 2017 effettivamente era ancora segretato. E quindi è una prova semi-diretta, non proprio diretta, ma praticamente diretta di ciò che andavamo a fare noi. E quindi io vi dico che effettivamente Hitler fuggì in Sud America nel 1945, non si suicidò e non venne ucciso, perché ho letto altre documentazioni, non solo queste che vi posso fare vedere. Quindi se volete sapere un po' di più, eccetera, di tutta quanta la storia, per motivi di sicurezza, eccetera, facciamo diventare questa serie ex secret praticamente di dominio pubblico. Adesso vi mostro altre cose che sono in questo documento che vi voglio fare notare. Allora, continuiamo a spiegare un po' che cosa c'è scritto. Praticamente, questo C-Melody, dopo che è stato, diciamo, in contatto il 26 settembre 1955 con questa persona di nome Citroen, gli disse che lui, essendo un ex ufficiale dell'esercito americano, dell'esercito tedesco, a stretto contatto con Hitler, gli disse che lui era fuggito lì. E C-Melody non ci credeva a questa cosa qui, voleva delle prove, e in seguito, quindi questo documento che è creato nel 1955, in seguito non so la vera ragione, quindi questo documento è stato creato il 10 ottobre 1955, ma poi fu diciamo modificato con delle aggiunte, e un'aggiunta è la parte 4 di questo documento, quindi questa parte qua venne aggiunta diciamo, non tanto questa parte, ma questa pagina qui, o meglio, quindi questo è quello che gli disse, che gli consegnò il giorno dopo o i giorni successivi una foto, questa foto qua, quella che vi ho fatto vedere prima, e dietro questa foto c'era scritto Adolf, poi questo Schitter Mayor, che probabilmente è il nome che si modificò Hitler per non risultare troppo diretto, ma già lasciandosi il nome Adolf, anzi molto probabilmente cambiò anche il nome, questo non ve lo so dire con certezza, però Schitter Mayor, Tunga, che è una città della Colombia, 1954, e nel 1963 fu introdotto in questo documento il microfilm dove ritraeva a sinistra questa persona di nome Citizen che ebbe a che fare con C-Melody 3 e Adolf Hitler. C'è da dire un'altra cosa, che facendo delle ricerche Hitler non andò mai in Sud America, o meglio, dal 1938 in poi i suoi viaggi furono solo diciamo in Europa. Il primo fu quando venne in Italia per stringere l'accordo con Mussolini, e nell'immagine che vediamo
questa qua, non è un Hitler molto giovane, quindi è abbastanza avanti, quindi non può essere una foto che è prima del 1938. Le ultime foto in realtà lui è leggermente più in carne, qui è dimagrito perché magari era meno stressato, eccetera. E quindi sapendo che prima del 1938 lui non è mai viaggiato fuori dall'Europa, rende più verosimile tutta questa storia. E inoltre nel documento ufficiale declassificato dalla CIA nel 2020, Citizen gli disse che dopo essere stato vediamo se qua ve lo riesco a trovare in modo veloce, comunque se nel documento qua lo trovate, gli disse anche che dopo essere stato in Colombia, Hitler si trasferì e poi dopo, dove morì fu in Argentina, quindi stette in Colombia per un certo periodo di tempo limitato e poi si trasferì in Argentina dove morì. E quindi già queste teorie che Hitler fosse stato in Argentina e che fosse scappato circolavano già prima del 2017. Con la pubblicazione di questo documento per mezzo stampa nel 2017 quindi dà una certa credibilità, ovvero che se una cosa viene detta prima e poi c'è un documento effettivamente che dice in forma teorica ufficiale che parla di quella notizia, allora bisogna un attimo capire che c'è qualcosa di più. E l'unica motivazione che mi sono dato io per la quale hanno mentito e stanno continuando a mentire sul discorso che Hitler fuggì è perché magari non erano proprio così nemici, oppure per avere la supremazia totale americana e russa, che loro hanno ufficialmente vinto la guerra quando Hitler morì e non perché c'era un qualcosa dietro, e quindi è stato detto che è morto, la guerra è finita, eccetera. Ma come ho detto prima, se questa serie Ex Secret raggiunge bei numeri, e quindi mettete mi piace, eccetera, eccetera, al video e tutti quanti i video della serie, io sono disposto a svelarvi la vera storia di Hitler, chi era veramente, la vera storia della seconda guerra mondiale. Però, ripeto, per una questione di sicurezza, io vorrei che intanto sarà fatta in diretta e ci vogliono tante persone durante la diretta, quindi prima mi dimostrate che vi interessa la serie e poi io sono disposto a dirvi determinate cose che non sono assolutamente pubbliche, e quindi per svelarvele voglio avere la certezza che non vadano svelate così in vano, soprattutto per la mia sicurezza e quella del canale. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, ripeto, vi lascio tutti i link in descrizione e a presto con i prossimi appuntamenti, video e dirette. Ciao a tutti.